Salve a tutti ragazzi, bentornati insieme a Guerz86. Oggi una recensione un pelino particolare. Mi raccomando, attenzione ai link in descrizione su pianetasmart.it perché troverete tutti i dettagli tecnici di questa tastiera. Sto parlando di una tastiera Sherry. Per chi non conoscesse il brand, è un brand che costruisce proprio tasti, quindi insomma stiamo parlando di una cosa molto professionale. Visto che ho notato che mi avete chiesto in tantissimi qual era la mia tastiera che usavo nei video, adesso vi faccio intanto capire perché ho scelto questa tipologia di tastiera meccanica, ma soprattutto vi parlerò anche della mia vecchia tastiera, almeno potete capire le differenze sia tra una tastiera a membrana e una tastiera meccanica. Innanzitutto facciamo subito partire la nostra sigla. Allora ragazzi, eccoci qua. Questa, vi dicevo, è la tastiera che sto usando in questi giorni, tastiera che mi sta davvero piacendo, ma soprattutto mi sta donando soddisfazioni. Sto parlando della Sherry MX Board 3.0, una tastiera meccanica. Sherry, per chi ancora non conoscesse questo brand, vi dicevo prima, costruisce tasti Sherry Brown, Sherry Red, insomma ogni colore chiaramente ha una funzione dedicata per le tastiere. Sono tasti che si possono tranquillamente intercambiare tra di loro. Questa tipologia di tastiera nello specifico ovviamente non è una tastiera gaming, ma è una tastiera per chi per esempio come me vuole una tastiera meccanica, vuole scrivere per esempio sul blog e non vuole però tastiera ingombrante, una tastiera con una corsa alta, ma vuole una corsa ben bilanciata. Vedete come i tasti siano veramente quasi piatti e però vuole la classica tastiera meccanica, quindi vuole il classico io lo chiamo spingimento verso l'alto, ovvero quando andiamo a tappare su un tasto c'è proprio il riflesso di far ritornare sul dito. Questa è una delle particolarità di queste tipologie di tastiere, molto interessante, ed è una delle cose principali che odiavo della mia vecchia tastiera, visto che io tengo la tastiera sul banco, sulla scrivania insomma. Molto spesso devo levarla perché devo farci il video, devo fare la recensione di un telefono e quindi devo levare la tastiera. Sulla mia vecchia PERIX, che adesso poi vi farò vedere, non riuscivo a levarla con facilità perché non aveva una presa USB come questa, quindi dovevo tutte le volte staccare dal computer la tastiera e poi levare il cavo che è lungo 1,5 m. Qui invece molto semplicemente stacco qui il cavetto USB e poi levo la tastiera, quindi molto molto semplice. Nella back, nella parte retro insomma della tastiera, abbiamo due piedistallini che vanno ad alzare la tastiera, vedete, in questa modalità qua. Si può tranquillamente alzarla e quindi può essere anche si può scrivere in maniera molto più precisa, ma soprattutto il polso può stare in una posizione consona per una scrittura a tempo prolungato. Qua nella parte vedete posteriore c'è il logo Sherry che è una delle particolarità del brand, e poi soprattutto qua nel logo principale, una volta attaccato, si illumina di bianco, quindi molto molto bella. Per farvi capire ragazzi, questa era la mia vecchia tastiera, vedete come è molto più ingombrante rispetto alla Sherry che vi ho fatto vedere adesso. È una PERIX PX 1100, una tastiera con dei LED colorati che si accendono a 3 colori. Abbiamo il colore rosso, abbiamo il colore blu e abbiamo il colore viola. Qua ci sono dei tasti multifunzione per la multimedialità, cosa che ci sono anche sulla tastiera targata Sherry. Questa è un'altra tipologia di tastiera, abbiamo anche una base che va a allungare per appoggiare il polso. Questa è una tastiera a membrana, quindi ha un sound molto differente, ma soprattutto una caratteristica tecnica molto differente rispetto alla tastiera meccanica. Adesso intanto vi faccio sentire la differenza tra il sound della Sherry e questa qui della PERIX, quindi una tastiera meccanica contro una tastiera a membrana.
Io personalmente, ragazzi, preferisco questa tipologia di tastiera. La mia tastiera che sto utilizzando in questi giorni quotidiani non ho mai avuto nessun tipo di problema, ma soprattutto precisione, e poi mi piace tantissimo la corsa bassa e un poco spazio tra un tasto e l'altro, perché quando ci si abitua, secondo me, è molto più facile scrivere e digitare quello che stiamo chiaramente scrivendo. Io ve la straconsiglio, non è economica, ragazzi, qui si tratta di un prodotto professionale al 100%, quindi io vi lascerò il link in descrizione. Ho visto su Amazon va da una fascia dagli 80 ai 130 euro, però si parla di una tastiera meccanica, si sta parlando di Sherry, quindi chi conosce il brand, chi conosce comunque la componentistica di questa tipologia di tastiera, ovviamente sa già che non può costare 20 euro. La Perix costa un pochino meno, si trova intorno a 40-50 euro, è tutto un altro prodotto, è tutta un'altra fascia di prezzo, è tutta un'altra gamma di prodotto, mi raccomando. Ragazzi, se avete altre domande, io comunque vi lascerò il link in descrizione del sito pianetasmart.it, troverete tutti i dati tecnici, troverete anche cosa Sherry garantisce a livello di battitura di tasti, poi insomma troverete anche tante altre chicche più tecniche proprio nella recensione scritta. Al momento io vi saluto, ragazzi, e come al solito ci sentiamo nei prossimi video.